20ª edizione del Giro ciclistico della Pesca e Nettarina di Romagna IGP. Gentili telespettatori appassionati di ciclismo, bentornati sulle strade del grande ciclismo Under 23 con il classico Giro a tappe che ormai da 20 edizioni anima la Romagna e anima i ciclisti provenienti da tutto il mondo. Una partecipazione anche quest'anno davvero ottima dal punto di vista qualitativo per questa prima tappa che porterà gli atleti da Mordano a Imola per totali 144 km e 400 metri. Una tappa iniziale con già alcune insidie, infatti saranno due i Gran Premi della montagna, il primo GPM quello di Liano, il secondo invece posto a Dozza dopo 130 km, quindi a 14 km dalla conclusione. Le immagini della partenza ci mostrano il momento del foglio di firma di partenza per gli atleti che stanno per prendere il via. In totale i corridori che partecipano a questa 20ª edizione del Giro della Pesca e Nettarina di Romagna IGP sono stati 180 in rappresentanza delle migliori formazioni nazionali e di due formazioni straniere. Una prima tappa che in totale misura, come vi ho già detto, 144 km e 400 metri. Una prima tappa che porterà la corsa nel centro di Imola, una tappa valida come trofeo Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale, trofeo Città di Imola, nuovo circondario imolese. Gli atleti sono schierati in griglia di partenza per questa tappa iniziale del Giro della Pesca e Nettarina di Romagna IGP. Le immagini del drone ci mostrano lo splendido scenario che accoglie i partecipanti nella tappa che prende il via da Mordano e poi la benedizione del parroco prima della partenza che sarà subito ufficiale dal chilometro 0. Le immagini con il gruppo schierato in vista del via ed è il sindaco di Mordano assieme al presidente della società organizzatrice Marco Selleri che abbassano la bandierina del via per dare ufficialmente il via a questa gara a tappe che è diventato un appuntamento fisso nel corso della stagione ciclistica per quanto riguarda la categoria Under 23. Si parte subito fortissimo, lo vedremo nelle immagini che seguono, perché è una tappa con insidie che dal punto di vista tecnico dovremo aspettarci verosimilmente un epilogo allo sprint, ma da non sottovalutare perché il GPM finale è posto ad appena 14 km dalla conclusione. Il gruppo che pedala nella pianura romagnola, le belle immagini che ci mostra la nostra telecamera in moto che adesso ci fa vedere la prima fuga di giornata, un drappello molto numeroso già al comando con atleti che fanno parte delle più svariate formazioni che sta seriamente impensierendo il gruppo. Infatti ci troviamo adesso al chilometro 40 di gara e al comando troviamo Stefano Ippolito per il team Palazzago Fenice, Ruben Sanchez Fort per il team Basque Campos, formazione che viene dai Paesi Baschi. James Locker e James Owen invece rappresentano la formazione britannica Zappi Racing Team pilotata dall'ex professionista italiano Flavio Zappi. Enrico Logica ed Andrea Zanardini invece per la General Store Bottoli Zardini nella fuga al comando con Cristian Scerbo della Gavardo BS Carrera, Daniele Cazzola e Luis Antonio Gomez per la Coppi Gazzera Videa, Davide Falappi per la Cipollini Ale, Marco Lenzi per il team Cingolani Senigallia. Questi gli uomini al comando assieme a Luca Limone della Overall Cycling Team. Gli uomini che guidano la corsa hanno un vantaggio di 2 primi nei confronti del gruppo pilotato dalle maglie del GM Cycling Team. L'andatura veloce in testa al gruppo però non fa recuperare terreno agli atleti del plotone, infatti come vedete il gruppo si disunisce nell'inseguimento degli uomini al comando, questo tutto a vantaggio della fuga che sta caratterizzando questa fase di gara. Siamo nel corso della parte centrale di corsa e c'è un primo passaggio dal traguardo volante. Si tratta del traguardo volante posto di fronte alla Cop Reno a Castel Guelfo. Dopo 62 km di corsa c'è uno sprint serrato con le maglie del team Zappi nelle prime posizioni e proprio un atleta della formazione britannica che se lo va ad aggiudicare.
quindi archiviati i primi 62 km di corsa con la fuga che ha un vantaggio nei confronti del gruppo che è salito a 3 minuti primi. Diventa quindi molto interessante la fuga che sta caratterizzando questa fase di corsa. Gli atleti hanno già affrontato il primo Gran Premio della montagna di giornata, quello posto ai 246 metri di altitudine di Liano dopo 46 km, e adesso si stanno portando verso le fasi finali di gara. Il gruppo è lanciato all'inseguimento con le maglie della Selle Italia nelle prime posizioni a fare l'andatura, formazione veneta che sta pilotando il grosso del gruppo e che non ha atleti nella fuga che sta caratterizzando questa fase di corsa. Andatura velocissima, e lo sarà anche la media al termine della gara, che andrà a sfiorare i 44 km orari per i 144 e 400 che compongono questa prima tappa. Si continua a sprintare per i traguardi volanti e questa volta è il dorsale numero 174 Luca Limone della Overall Cycling Team, formazione che viene dal Piemonte. Vedete comunque come gli atleti del team Zappi tengano particolarmente alla maglia dei traguardi volanti, scusate, al passaggio sotto i traguardi volanti, che ovviamente vanno a caratterizzare i punti per questa prova. Gruppo intanto che non molla, ma gruppo che dicevamo non riesce ad avere un'azione incisiva nei confronti della testa della corsa. Si continua a quindi procedere con la gara, si continua a viaggiare in testa alla corsa con gli uomini al comando che hanno un vantaggio ancora nell'ordine dei 2 minuti primi nei confronti del gruppo, e sono ancora gli atleti del team Zappi a tenere alta l'andatura. Si sprinta nuovamente per un traguardo volante, continui quindi le accelerazioni sulla testa della corsa per cercare in qualche modo di tenere alto il ritmo. Non dimentichiamoci che nella finale gli atleti dovranno affrontare il Gran Premio della montagna di Dozza, posto a 14 km dalla conclusione. Diventa quindi molto interessante questo finale, perché adesso il gruppo è segnalato in rimonta nei confronti della testa della corsa, gruppo pilotato adesso dalle maglie del Gran Fondo del Diavolo Altopac, formazione sammarinese con base operativa a Lucca, che sta tenendo alta l'andatura in questa fase con il gruppo in lunga fila indiana. Questo a testimonianza di un'andatura che sta davvero adesso limando nei confronti della testa della corsa. In testa a fare l'andatura l'ex tricolore allievo Federico Del Carlo, che sta tenendo alta l'andatura del gruppo quando siamo ai 20 km finali nella salita che porta al GPM di Dozza. Si sprinta anche questa volta, ma praticamente il gruppo degli uomini al comando si è disunito. Infatti, come vedete, sono rimasti in 4-5 gli uomini al comando in questa fase. Il plotone ha già recuperato gli altri componenti della fuga e praticamente viaggia 30 secondi da coloro che guidano in questo momento la gara. Si sganciano in 3 adesso al comando, per loro comunque un vantaggio minimo, e queste immagini ci mostrano il momento in cui il gruppo torna praticamente compatto. Siamo a poco più di 5 km dalla conclusione, gruppo compatto, e a questo punto diventa verosimilmente inevitabile l'epilogo allo sprint per questa prima tappa del Giro della Pesca e Nettarina di Romagna IGP. Epilogo che verosimilmente quindi andrà a premiare le ruote veloci del gruppo, e sono tanti i velocisti presenti, quindi sarà davvero un banco di prova importante a livello nazionale ed internazionale questa volata sul traguardo di Imola, dove un folto pubblico sta già attendendo il passaggio dei corridori. 5 km finali, ancora le maglie del team Zappi nel tentativo di portare via un'azione, ma il gruppo, guardate come sta viaggiando velocemente in lunga fila indiana. Adesso anche le maglie della trevigiana Zalf Euromobile Desiree Fiori in testa. Ci stiamo portando all'ultima curva. C'è un atleta del team Altopac che ha guadagnato qualche metro nei confronti del gruppo, entra per primo nel rettilineo finale, ma il vantaggio nei confronti del plotone è minimo. Sta per essere lanciata la volata, una volata lunghissima con un gruppo ancora molto numeroso. Le immagini dalla prima telecamera fissa ci mostrano il passaggio del corridore del Altopac con ancora qualche metro di vantaggio, ma
ma il gruppo in forte rimonta, lanciata la volata con Albanese in testa al gruppo alle spalle dell'atleta dell'Alto Park. Eccoci qua sul traguardo, la caduta, attenzione, ma è Luca Pacioni della Viris Maserati che va a vincere la prima tappa del Giro della Pesca e Nettarina di Romagna IGP davanti a Matteo Malucelli, Marco Corrà, Andrea Vendrame, Jacopo Mosca, Nicolai Shumov, Nicolo Lavazza, Vincenzo Albanese, Matteo Rotondi e Leonardo Basso. Questi i primi 10 della tappa odierna, i primi 10 ovviamente della classifica generale, con la maglia dotazione allegra che va sulle spalle di Luca Pacioni della Viris Maserati Sisal, maglia verde di classifica generale, mentre per quanto riguarda la maglia gialla, classifica punti dotazione agriintesa sulle spalle ancora di Luca Pacioni, ma sarà vestita domani nella tappa numero 2 da Matteo Malucelli. Classifica dei Gran Premi della Montagna, dotazione Valfrutta sulle spalle del britannico Owen James della Zappi Racing Team, maglia bianca dotazione Surgital della classifica dei giovani, che invece va sulle spalle di Vincenzo Almalese del gruppo sportivo Mastro Marco Dover Sensi.